Buongiorno a tutti, buon pomeriggio e bentornati al nostro podcast dove vi spieghiamo i Backstreet Boys male, come al solito, perché questo è quello che noi No. facciamo. Innanzitutto, grazie mille per le visualizzazioni, per tutti coloro che ci hanno guardato, ascoltato, ci hanno commentato, ci hanno lasciato delle impressioni. Continuate a farlo perché noi siamo felici e speriamo di crescere come community e i vostri commenti ci fanno solo piacere perché così ci aiutano a migliorare e soprattutto ci dicono anche in che direzione andare con il podcast. Prima di iniziare questa nuova puntata, lascio la parola alla mia socia che ha due cose da dirvi. Buongiorno a tutti. Allora, io dico una cosa, ho fatto uno spondone prima, la puntata scorsa, e ho detto 13 milioni di dischi, sono 130 milioni che sono leggermente, pochini di più, poco poco, giusto. E poi voglio dirvi che abbiamo deciso di fare una puntata a Backstreet Boy per ordine di entrata nel gruppo. Quindi oggi iniziamo con My AJ. personal ray of fucking sunshine, Mr. Alexander James McLean. Perché io qua sono in minoranza fortissima, dovete sapere, cioè qua io sono circondata da Carter Girls e io faccio la McLean Girls, quindi oggi sono felice io. Allora, cosa possiamo dire di bello del nostro Alex? Che è nato il 9 gennaio del 78, un piccolo, piccolo bimbo di 3,6 kg quasi, più o meno, Piccolo, mica tanto. e di 48 centimetri, che in realtà era molto piccolo per il peso, quindi era una bella pallina quando è nato. Le gambine sono Ma rimaste uguali però. beato lui. Ci odierà, non ci sentirà mai, ma... sì, allora, poi quando lui, se vedete Ah, guardare in basso, appunti, sì, al anche noi, solito, anche ho io una appunto. certa, quindi non ce la posso fare. È nato a West Palm Beach, in West Palm Florida, Beach, all'ospedale Good Samaritan Hospital. lei è quella dei dati, io sono quella Sì. dell'uso, sappiatelo. Ehm, Quando lui ha solo 2 anni, i suoi genitori divorziano, il padre se Sì, ne va e non... per un piccolo problemino, perché purtroppo non lo sapevo questo, l'ho letto, stavo leggendo il libro di AJ, della mamma di AJ, ma non l'ho finito, abbiate pazienza, perché sono stanca. Ah, tra l'altro oggi da Roma, non dall'Ungheria, e Oggi è in praticamente la mamma, carica. AJ ha perso due sorelline a 8 mesi, la mamma ha dato alla luce due sorelline, purtroppo non vive. E quindi questo ha portato a una crisi di coppia, per cui il padre era assente emotivamente e la mamma ha deciso di lasciarlo. Tra l'altro i genitori avevano fatto la fuitina, si erano sposati, non volendo, i nonni di AJ non volevano assolutamente che si sposassero, perché lei si era innamorata molto giovane del papà di AJ. E poi dopo, vabbè, si sono separati e è andata a vivere con i nonnini, con la sua nonna Ursula, che, come mi ha detto bene la mia socia, che cosa c'è di Ursula? Sì, poi ci arriveremo, per chi lo sa, AJ ha una linea di smalti e una delle tonalità, ogni smalto ha un nome che fa riferimento a qualcosa legato alla sua vita e c'è una tonalità che se non sbaglio è un azzurrino Tiffany che si chiama proprio Ursula come la sua nonna. Come Quindi mio... dicevamo che appunto i genitori si separano, lui va a vivere appunto con i nonni e la mamma, mamma che fa svariati lavori insomma per mandare avanti la baracca e il nostro piccolo Alex fin da piccolino dimostra un particolare interesse, una particolare propensione per l'arte, in particolare la danza. E quindi la mamma gli fa appunto prendere lezioni di vari stili di danza, eccetera. Quando ha 8 anni fa la sua prima comparsa in un film, ovviamente è una comparsa, niente È di tipo Nick con tipo esatto, insomma. Edward Scissorhands. Esatto, a 11 anni invece partecipa e vince un festival latino nel quale
segnatevi questa cosa, incontra per la prima volta Ridonetti, il nostro Howie, che però si era iscritto al festival con il suo nome d'arte dell'epoca, che era Tony Donetti. molto Ricordate? italiano. Esatto, ricordatevi questa cosa, segnatevela perché poi darà vita a un aneddoto, secondo me, dei più divertenti sulla Sì, formazione stupendo. dei Backstreet Boys e quindi ricordatevi Tony Donetti. A 12 anni la famiglia si trasferisce a Orlando. E Eh, lì conosce Britney Spears, Esatto, perché vanno Ryan a Gosling. vivere curiosamente nello stesso palazzo dove abitavano i genitori, insomma le famiglie di Britney Spears e Ryan Gosling, che Non solo, anche qualche NSYNC, lo sai, perché tutti quanti facevano il sì, Mickey Mouse perché Club. esatto, loro erano stati scelti per il Mickey Mouse Club di Disney Channel, ovviamente. Anche questo segnatevelo perché tornerà. Con Eh, un altro. con un altro dei nostri amici. Quindi niente, lui conosce queste persone, continua a fare cose legate all'ambito dello spettacolo, Prende lezioni di recitazione. lezioni di recitazione, intorno ai 13 anni riesce ad avere delle parti in alcune commedie romantiche di Nickelodeon, eccetera, alcune serie TV e fino ad arrivare ai 14 anni, che è il momento che interessa a noi. A Sì, 14 anni che cosa succede? Lui, che è sempre alla ricerca appunto di nuove opportunità in ambito artistico, legge su un giornale di questo annuncio nel quale l'allora famosissimo imprenditore Lou Pearlman stava cercando dei ragazzi. Mi pare, prendete con le pinze questa informazione perché sto andando a memoria e non ho trovato da nessuna parte un posto che me lo confermasse. neanch'io. Esatto, mi sembra che lui cercasse dei ragazzi tra i 16 e i 21 anni, però mi potrei sbagliare, potrebbero essere 15, insomma, e d'altra parte si chiama Spiegati male, mica per niente, perché Beh, certo. ecco, per le informazioni ufficiali vi rimandiamo sempre ad altre fonti. Noi siamo Ma, simpatiche, però le informazioni ufficiali da un'altra parte. ma poi sono talmente tanti anni fa, cioè voglio dire, Esatto, io nel 92 ero piccola, quindi non me lo ricordo. non Eh, avevamo 9 anni. Esatto, in sostanza legge di questo annuncio in cui Lou Pearlman cercava ragazzi per formare un vocal group stile Boyz II Men. Infatti l'hanno fatte un sacco di cover dei Boyz II Men. Esatto, e lui si presenta ovviamente Audizione. all'audizione. Ovviamente lui non aveva comunque l'età minima per entrare nel gruppo, ma colpisce talmente tanto Perman all'audizione che lo prende seduta stante e diventa quindi a tutti gli effetti il primo membro ufficiale di quelli che poi diventeranno i Backstreet Boys. Anzi, Perlman non solo lo prende, ma lo coinvolge anche nella scelta, nelle audizioni per tutti gli altri membri. Mm, Mhm. che Quindi è- grazie a lei. Grazie ai Jay, esatto, grazie ai Jay che hai scelto bene, insomma, come possiamo dire. Ehm, Poi, vabbè, passiamo, saltiamo tutta la parte di gavetta in cui, come sappiamo, loro giravano per le scuole, insomma, quando i Backstreet Boys fanno il botto, quindi diventano famosi, vi ricordiamo sempre prima in Europa e poi in America, No, sempre primi. e noi li abbiamo scoperti per primi. Dovrebbero ricordarselo un po' più spesso quando fanno cose. Polemica. Un pochino di più, sì. Momento polemica. Residency in Germania, no a Las Vegas. Esatto, ora non pretendiamo l'Italia, però insomma. Comunque In lui Europa. all'inizio chiaramente viene proprio per questo suo un po' modo di fare, modo di porsi. Lui ha sempre avuto questo stile anche di abbigliamento molto eccentrico, si colorava i capelli, è stato il primo a farsi uguali, Occhiali, gli occhiali, gli piercing. orecchini, eccetera. È sempre stato identificato come il bad boy del gruppo, no? In realtà è un orsacchiotto. In realtà è un orsacchiotto, davvero. E questa
diciamo, questa rappresentazione che facevano di lui in qualche modo lo cambia, ma lo cambia, cioè nel senso, è come se fosse due persone dissociate, no? Cioè lui, non lo dico io, l'ha detto lui, poi vi dirò anche dove, se volete andare a sentirvelo. Lui si ritrovava a essere praticamente AJ quando era sul palco, quindi osannato da tutte queste fan adoranti, con le ragazze che gli si lanciavano addosso, dagli torto. No, mi lanciavano anche Ehm, cose addosso, esatto, e poi nel momento in anche cui i lì. riflettori si spegnevano e lui scendeva e tornava a essere Alex, e questa cosa, insomma, lui non riusciva ad accettare questa doppia personalità, e il che gli ha creato una serie di problemi, tra cui il principale è stato che per continuare l'hype lui purtroppo ha iniziato a fare uso di droghe e di alcol. Secondo me c'è anche un fattore di familiare, perché comunque non avendo avuto, poi il padre non è stato presente nella sua vita, credo che sia dipeso, insomma, anche da quello, e dal fatto che Lou Pearlman li faceva sgobbare dalla mattina alla sera, registrare album, fare tour, dormire, non sapere dove stavano, dicevano così loro, non stavano in una città europea ma non sapevano che ore fossero, dormivano nel pullman e poi andavano a registrare l'altro album, poi facevano un altro tour, quindi insomma questa cosa frenetica credo che abbia avuto anche Certo, sì, sì, ci sono assolutamente. poi tante piccole concause che portano No, beh, all'abuso di sicuramente droga. non c'è soltanto un Certo, non fattore. è solo questo sdoppiamento di personalità che comunque è stato per lui che è un'anima sensibile poi, è Esatto. stato molto, ha influito molto. Ho E, detto che nel video di The Call lui era la prima volta che aveva provato la cocaina. l'ho sentito anch'io, sì. Infatti io non sopporto di vedere il video, perché mi ricordo questa cosa e mi... Io, personalissima opinione, adoro la canzone, il video mi ha sempre lasciato un po' bah. Però so che a tantissimi piace e sono gusti lecito, No, ma a assolutamente. me è proprio un fattore psicologico, mi rimanda a quello che ho letto, che ho sentito, che ha raccontato lui e quindi The Call, il video, non riesco a guardarlo senza, con un'accezione positiva, ma lo vedo sempre con un'accezione negativa, che poi sono nel locale, quindi poi all'epoca, sai, Sì, 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 certo. locali, droghe, quindi da una parte Era anche si l'epoca in cui si è poteva messo ancora il fumare. personaggio. Sì, Mm. Comunque questa situazione prosegue fino al 2001, in cui c'è un episodio che viene raccontato e scandagliato nel dettaglio nel documentario che i Backstreet Boys hanno fatto uscire. Non mi ricordo se ne avevamo parlato nell'altra One puntata. Much Made Of, credo sì, 2013. Sì, esatto. Viene raccontato da entrambi i protagonisti e AJ ne parla quasi sempre perché per lui è stata una cosa, insomma, Una wake-up call. esatto, un evento veramente importante. Insomma, ve lo riassumo velocissimamente, poi se, come al solito, se volete saperne di più e soprattutto sentirlo raccontare da loro. Andate poi a vedervi le varie cose. Uno è sicuramente il documentario e l'altro poi vi dico dopo. Praticamente i ragazzi erano durante il Black and Blue Tour e avevano un giorno di riposo, erano a Boston e avevano tutti acconsentito a fare una mini performance benefica, cioè senza essere retribuiti, per, se non sbaglio, l'inizio del campionato di baseball, una cosa di questo tipo. Ehm, il problema è che appunto AJ non si presenta la mattina appunto in cui dovevano partire per andare a fare questa cosa, non si presenta e quando viene appunto chiamato, viene fatto chiamare dagli altri perché giustamente era in ritardo, risponde dicendo che lui non aveva voglia e che sarebbe rimasto a letto. In realtà ciò che era successo è che lui era veramente stanco perché era rimasto sveglio tutta la notte a bere, insomma, a Infatti, farsi e quindi non ce la faceva. In questo caso il nostro calmo e serafico Kevin perde il suo aplomb. il nostro Girai diventa Sith. Mm. E quindi butta giù la porta si arrabbia tantissimo, butta giù la porta della camera di AJ, volano
brutte parole, ma veramente brutte parole da entrambe le parti. AJ minaccia di lasciare il gruppo, Kevin fondamentalmente gli dice fai quello che ti pare perché tanto per me sei morto. E questa cosa però per lui è veramente la wake up call, cioè gli fa realizzare quanto nelle grane si sia cacciato. E soprattutto il sentirsi dire da Kevin, che lui considerava come un fratello, per me sei morto, è veramente una cosa scioccante per lui. E quindi In questo decide, caso, grazie Kevin. grazie mille Kevin. Non Ehm, solo per AJ, poi ci arriveremo. sì, Kevin è San Kevin. Anche San Kevin. Quindi lui decide volontariamente di andare in rehab e quindi insomma, bloccano nel il frattempo, meno male perché c'erano altri che avevano problemi di salute che si sono fatti curare. E arriveremo anche a questo, quindi fermano il tour per un mese, se non sbaglio, un mese o due, lui si fa ricoverare in questa clinica in Arizona, dove appunto si fa disintossicare. Addirittura, vabbè, poi sapete che dopo il Black and Blue loro si prendono questo periodo di pausa. Un po' perché veramente, come diceva Ale, avevano sgobbato come dei matti, cambiano il management, quindi mollano Lou Pearlman con tutte le questioni legali che, insomma, di cui abbiamo accennato l'altra volta, ma che vengono raccontate molto bene anche nel Documentario. documentario. E, Anche su Netflix e c'è anche quella. su Netflix in quel documentario che dicevamo, esatto. Nel frattempo, tra l'altro, cose personali, tra cui banalmente nasce Bailey, il figlio di Brian. Ryan, no, sì, Kevin si sposa. Esatto, succedono tutta una serie di, giustamente, loro cose personali. Il E, sì, l'album. scusami, non ho... Nick, mi pare, nel Sì, frattempo. Nick fa uscire l'album da 2002, solista. no, Never, sì. Insomma, ognuno fa le sue cose e quindi non si vedono tra di loro, ma nel 2003 AJ va ospite con la mamma allo show di Oprah e Oprah Winfrey e ho dei problemi a pronunciare il suo nome perché tra nome e cognome faccio casino. Oprah, Eh? Oprah. Oprah, ok, vedi, lei lo dice meglio, io ho delle parole che mi incartano la lingua e questa è... Anche non ti preoccupare, ma questa non è, quindi quando. Vedi, l'importante è essere allineate. Dove non arrivo io, arrivi tu. Fino a un E, certo. e- e quindi lui va ospite con la mamma appunto per parlare delle sue problematiche, della sua riabilitazione, eccetera. E cosa molto carina, se ve lo volete vedere, è una puntata molto molto carina, si trova su YouTube senza problemi. Gli altri ragazzi gli fanno una sorpresa e si presentano in studio e loro non si vedevano da un po' e loro si presentano per fargli sentire il loro supporto, per fargli sentire che gli sono vicini, eccetera, eccetera. È una cosa, insomma, molto carina. Io l'ho sempre trovata molto E carina. lui si sia commosso, se non erro. E E poi lui è un orsacchiotto, è lui si è dolce. commosso, lui è un altro, non a livello di Kevin che No, piange starnuto, però ti voglio sì. bene, Kevin. Tanto Amore. no. Povero Gavin, sembra che non lo sopportiamo. L'altra volta che No, invece lo assolutamente, sopportiamo. lungi da me, no, 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 no. Noi quando diciamo qualcosa di cattivo nei loro confronti è sempre con tanto affetto, È comunque, perché gli vogliamo bene. altrimenti non saremmo qua a fare un podcast No. su di loro. Ehm, E, quindi niente, c'è questa cosa molto divertente. Dopodiché, vabbè, facciamo dei salti fast forward perché altrimenti non ne usciamo più. Come vi diciamo, sono più di 30 anni che questi sono insieme e noi abbiamo iniziato anche prima a raccontarvi la storia, quindi non ne veniamo più a capo. In sostanza, lui poi incontrerà quella che diventerà poi sua moglie, Rochelle. Ehm, This. Oh, Karen. Sì, lei è di origini greche e quindi ha Sì, questo cognome curioso. Lei, vabbè, è una make-up artist che poi, insomma, se non sbaglio, loro si sono conosciuti mentre lei però faceva la cameriera in un ristorante, perché sì. giustamente Ma non si sono filati, cioè lei lei non non se voleva l'è filato di lui, striscio, esattamente. perché poi aveva quei problemi. Lei era molto, è una donna molto
molto semplice, a me piace tantissimo come donna, è molto umile, non è una altezzosa per niente, la cara Ro. Mm. E quindi niente, alla fine poi iniziano a frequentarsi, si fidanzano. Il giorno del compleanno di AJ, Il giorno del compleanno di AJ, lui le chiede di sposarlo e il nostro caro AJ torna di nuovo in rehab volontariamente nel 2011, prima del matrimonio, perché vuole essere pulito, a posto, sano, proprio per il suo matrimonio, per iniziare una nuova vita insieme a Rochelle, eccetera. in effetti sono stati, mi pare, il 17 dicembre, qualche giorno prima del mio compleanno, quindi mi ricordo del 2011. E poi dopo c'è ritornato in rehab per È quando è rimasto. ritornato successivamente. Vabbè, poi nel frattempo ovviamente loro avranno due bambine, una Quando è rimasta incinta Rochelle è rimasta incinta di Eva slash Elliot, Elliot, chiamiamola Elliot. sì, la Eh, bimba all'anagrafe è registrata per chi non lo sapesse, la bimba all'anagrafe, la prima bimba è registrata come Eva, ma a lei non pare non piaccia particolarmente questo nome, quindi in famiglia si fa chiamare Elliot. perché si chiamano Eva, aveva detto. E Esatto, quindi non hanno però cambiato ufficialmente il nome no. perché le hanno dato insomma modo di rifletterci e Decidere. pensarci quando, se e quando vorrà lo faranno. E sì, lei è nata nel 2012, il E 27 lui dicembre. poco prima della sua nascita era ritornato in rehab proprio per rien- essere completamente pulito, anche mentalmente, pronto ad affrontare la paternità, che comunque è un po' una cosa difficile per una persona, immagino, che non ha avuto poi una figura, un padre, una figura paterna, sì, perché il nonno era Rappresentava sicuramente un ecco, trigger per lui, per certo, dirgli. E poi nel 2017 nasce anche, il 19 di marzo, nasce la seconda bimba, Lyric. Lyric Ehm, Dean. No, Ava James e Lyric Dean, James Sì, Dean. Eva James e Lyric Dean perché cioè, Ale giustamente ci ha tenuto a precisare questa cosa perché la linea di smalti che AJ ha creato insieme tra l'altro al suo amico, collaboratore, bodyguard ehm, Josh si chiama proprio Ava Dean Beauty dai nomi delle due bimbe. Ehm, Ora, lui continuerà ad avere una serie di problemi con le droghe, Perché non è specialmente inglese. l'alcol, e fino a che appunto intorno nel 2020, in occasione, insomma, quando c'è stato il Covid e quindi la quarantena, lui finalmente è riuscito a disintossicarsi completamente e grazie appunto al 12-step program degli alcolisti anonimi, eccetera, e al momento è sobrio da allora, quindi è sobrio da 4 anni, diciamo, tre e mezzo, Sì, insomma. perché era verso dicembre, perché una volta tornò a casa da Las Vegas e Non la volevo sua. raccontargli questa cosa perché no, no, era perché volevo far andare tutti a vedere quel fantastico podcast dove lo racconta, perché è bellissimo. Ah, ok, ok. Io mi sono innamorata follemente, come se già non lo fossi, ma mi In sono realtà innamorata follemente. però quel podcast è stupendo perché poi io adoro la Quel persona. podcast lì, adesso ve lo racconto perché appunto lui da quando è sobrio è diventato non solo uno sponsor degli Alcolisti Anonimi, ma ci tiene proprio a partecipare a svariati programmi, interviste, podcast, eccetera, dove porta la sua esperienza e insomma cerca di essere di aiuto ad altre persone che stanno vivendo le stesse problematiche. Anche quando Aaron è passato a miglior vita, lui ha partecipato al concerto in onore del fratellino di Nick. Perché c'è passato. Perché, ecco, no, perché in realtà lui l'aveva anche portato portato in rehab e poi lui è andato via e Per cercare di cercato di aiutarlo. aiutarlo in molti modi, però purtroppo poi è andata come è andata. Vabbè, lì E poi c'erano altre sì, questioni. vabbè, poi quella puntata sarà colma di
Sì, sì, se decidiamo di farla, diteci se vi interessa anche una puntata su Aaron, che non fa propriamente No, no, parte. quella di Nick, dico, della storia familiare. Ah, no, però se ci mettiamo nella storia familiare dobbiamo farne 4 di puntate, perché non Perché ne usciamo più, cioè. è proprio un poveri, perché poi anche lui considerava Aaron come un fratellino, perché era cresciuto con loro. Quindi immagino che vedersi un fratellino fare quella fine per problemi che ha avuto anche lui non sia stato proprio una passeggiata di salute, diciamo, quindi lui ancora di più ci tiene a fare prevenzione o comunque a mettere Sensibilizzazione. sensibilizzazione, ecco, grazie non mi veniva la parola. E no, Eh, il podcast a cui ci stavamo riferendo è, lo trovate su internet, praticamente Maim Bialik, penso che si pronunci in questo modo il suo nome perché è stranissimo, comunque per i profani Amy Farrah Fowler di The Big Bang Theory. oppure Blossom, Oppure Blossom. di Blossom, Insomma, quell'attrice lì che in realtà è, una neuroscienziata. esatto, è una neuroscienziata, quindi è una persona altamente qualificata per fare discorsi di questo tipo. Ha appunto, durante la pandemia, ha aperto questo podcast in cui tratta svariate tematiche, tra cui quasi tutte però legate alle, insomma, ai Sociale. problemi mentali, no? Diciamo, insomma, Sì, disturbi e scompensi, insomma, di quel tipo. D'altra parte, ripeto, ci lei è dovrei andare io. tutti quanti, fidati. Comunque AJ è stato ospite di questo podcast e per me è veramente, credo, una delle puntate di podcast più belle che io abbia mai sentito. Eh, lui parla veramente in maniera iper onesta e aperta di tutto quello che gli è successo, che non è da tutti, perché ci sono persone che tentano di Nascondere. nascondere, glissare, eccetera. Lui no, lui proprio si apre, è un libro. Esatto, e racconta una serie di episodi, tra cui quello di Kevin, tra cui quello con Lyric di cui vi voleva raccontare Ale. Che è stata la sua seconda, diciamo, wake-up call, e quella definitiva che ha fatto sì che lui decidesse definitivamente di diventare sobrio, insomma. Mhm. Quindi consigliatissimo, andate a vedervelo. Eh, altre cose da dire su AJ, io passerei un attimo a parlare. 2023 che si è separato dalla moglie, però sono in Sì, hai ottimi ragione, me l'ero rapporti. dimenticato. Poi alla fine lui e Rochelle si sono separati. Abbiamo pochissimo tempo perché mi stanno dicendo che mancano 10 minuti. Mamma! Dobbiamo correre, correre. Game Allora, 2001 era la sua alter ego per quanto eh, riguarda la musica. ok. Velocemente. Sempre per quanto riguarda la musica, esatto, lui farà un solo CD, ha fatto un solo CD da solista, un solo album da solista che si chiama Have It All, uscito nel 2010, dopo Lo quello. stiamo ancora aspettando il secondo? Certo, dopo quello soltanto singoli, tra cui, vabbè, alcuni molto famosi, Night Visions, Boy and a Man, Smoke, Electric, eccetera. Young Al Love momento, che supporta la comunità LGBTQ+. esatto, mi ero dimenticata questa, esatto, Love Song Love, in supporto appunto per la comunità LGBTQ. LGBTQ+. Sempre per questo motivo lui parteciperà anche, faccio un attimo un salto, ma così mi collego e riassumo, nel 2022 aspettate che leggo perché ha un nome strano, RuPaul's Secret Celebrity Drag Race, che è appunto questa sorta di reality di drag queen, che lui vincerà e devolverà i 100.000 dollari di premio a un'associazione per il supporto e insomma, la tutela della comunità Trans trans. Lifeline, mi pare si chiami. Trans Lifeline, per la Benissimo. solidarietà sessuale. Tra Ok. l'altro
performance di Dolly Parton, andatevela a vedere su YouTube perché è stato fantastico. Gli invidio come cammina sui tacchi, ma veramente No, tanto. anch'io, cioè, non Io saprei non mai. sarò mai in grado. No. Sempre in TV, precedentemente nel 2020 aveva partecipato a Dancing with the Stars. È arrivato al settimo posto. Esatto, mentre nei mesi passati, era in giro per l'America in tour con Joy Fatone degli NSYNC. Loro sono molto amici e hanno fatto questo tour che si chiamava Legendary Night, dove cantavano sia canzoni dei Backstreet Boys, sia degli NSYNC, sia cover di altri gruppi, di altri cantanti che a loro piacevano. Ha anche partecipato, ha registrato una sorta di reality che doveva uscire su Netflix, che si chiamava Building the Band. Era un reality, lui faceva il presentatore, faceva l'host, dove appunto bisognava, lo scopo era mettere insieme questa band e c'erano vari giudici. Avrebbe dovuto andare in onda perché è stato registrato la scorsa estate, se non sbaglio. Solo che al momento purtroppo la messa in onda è stata bloccata e non sappiamo se e quando andrà in onda Io perché vedo purtroppo quando. uno dei giudici era Liam Payne degli One Direction, che purtroppo è mancato in circostanze non propriamente chiarissime e quindi insomma ci sono delle indagini in corso ed è per questo che è stato bloccato tutto quanto. Hero, il Eh, Fashion reality. Hero, esatto, lui fa sempre il presentatore di questo reality, lifestyle e fashion reality che si chiama Fashion Hero, che ha come scopo il promuovere, diciamo, le differenze al di là delle apparenze, delle etichette, ha un messaggio molto La positivo. fine di Questo se stessi. hanno una pagina internet, ha una pagina Facebook molto carina se volete andare a vedervelo. Altre cose che dire molto velocemente. Grazie di nuovo perché noi ci siamo viste per la prima volta grazie a DJ che è andato a Dortmund e lui è stato uno È zuccherino. veramente adorabile. Adesso magari questa parte la tagliamo un pochino perché non abbiamo Sì, non tempo. possiamo raccontare, poi vi Esatto. racconteremo. Se vi interessa, ditecelo ed eventualmente vi possiamo raccontare com'è stato appunto incontrare il nostro Alex. Io avevo gli occhi a cuoricino, immaginatevelo. Mentre news sul fronte Backstreet Boys molto velocemente. Allora, ehm, eh, 14 febbraio, scusami Ale? 14 febbraio, 14 Saturday febbraio. Night 50, i 50 anni del Saturday Night Live Show, che è un programma commedia americano molto 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 famoso, da dove sono usciti tanti personaggi molto famosi, dove ci sono molti ospiti musicali, diciamo, sulla cresta dell'onda, quindi è molto importante per la loro carriera. Esatto, parteciperanno a questa cosa che sarà live dal Radio City Music Hall di New York, insieme a un sacco di altri cantanti, ve ne cito soltanto alcuni: Chris Martin, Bad Bunny, Miley Cyrus, Post Malone, Jelly Roll, insomma, un sacco di personaggi. Tenteremo di Sì. guardarlo. Si può vedere live su NBC o Peacock con una buona VPN, ovviamente, perché altrimenti non se ne parla. Proveremo a fare in modo di vederlo, altrimenti Sì. aspetteremo che qualche anima pia lo posti da qualche parte. E poi abbiamo in programma per voi una puntata special del podcast proprio per parlare di quello. Magari la faremo durare un po' di meno se ci riusciamo. Sì. E, conoscendoci non penso, comunque, per parlare appunto di questa esibizione, dato che siamo in un periodo un po' di secca, cioè stanno facendo un po' pochino. Anche se il 7 febbraio. Anche se il 7 febbraio, che era il giorno in cui doveva ricominciare il Who I Am Tour di Nick, ma quella data specifica a Mumbai è stata cancellata proprio per permettergli di partecipare al... aspettate che mi sono persa dove me l'ero segnato perché è complicato. Eh, Era
ha uno show praticamente in Arabia Saudita e in realtà è uno show che fanno all'interno di un campionato di golf molto molto famoso dove partecipano golfisti molto famosi. Io non ci capisco niente di golf, quindi Anch'io, però a loro piace a tantissimo loro Nick, piace un sacco, quindi buon per Ryan, loro. lei. Esatto, e quindi partecipano, faranno questo concerto insieme ad altri artisti, ovviamente, e non abbiamo idea di che setlist porteranno, ma a naso, DNA, io mi DNA, aspetterei un DNA parte 2.1000. millesima. E Esatto. poi c'è un rumor. Lo diciamo? Non lo C'è un diciamo? rumor, diciamo quest'ultima cosa velocissima e poi salutiamo. Allora, c'è questo rumor per cui Nick quest'estate avrebbe dovuto partecipare, anche se sul sito non era stato ufficializzato, però diciamo come caspita, l'organizzatore Mhm. di questo festival in Finlandia, a Helsinki, aveva annunciato tra gli headliner di questo festival anche Nick. Quindi lui a giugno, non ricordo esattamente la data, avrebbe dovuto essere in Finlandia proprio per questo spettacolo. E abbiamo saputo da persone che avrebbero dovuto andarci che hanno ricevuto appunto una mail dagli organizzatori che dicevano che Nick non sarebbe stato presente al festival. Nella mail pare che si alludesse al fatto che lui avesse cancellato tutte le date europee, che non erano molte, si tratta di forse un'altra Ah, paga ah, e non so se c'era qualcos'altro. Però se questo fosse vero, e premettiamo, non lo sappiamo, potrebbe voler dire che c'è qualcosa che bolle in pentola, magari in ambito che tra backstage. l'altro ce ne dicono, ce ne stanno facendo credere di tutti i colori su Quindi, esatto, ripetiamo, è un rumor, non diamo niente per vero, aspettiamo di sapere. pettegolezzi, che insomma, però insomma ci fa ben sperare, speriamo. Esatto. Bene, io direi che dato che ci resta praticamente meno di un minuto e mezzo, potremmo salutare tutti i nostri ascoltatori e spettatori a seconda di dove state fruendo questa cosa. Grazie per il supporto, mi raccomando, fatevi sentire anche con commenti, con richieste su cosa vi piacerebbe sentire, cosa vorreste sapere di più e noi cercheremo di accontentarvi. E di spiegarvelo male. Chiaro, ovviamente, spiegato male. Certo. Saluti a tutti. Ciao. Ciao ciao. Ciao.